esposa dice que no llevó tequila, ¿eh? Buonasera a tutti, come vedete dalla faccia sono un po' stanca perché il viaggio è durato molto più del previsto, nel senso che il volo in realtà è durato abbastanza poco, è durato 3 ore e 45, però poi sono arrivata in aeroporto e ci sono stati tutti i controlli che sono stati particolarmente lunghi. Inoltre è stato lunghissimo il controllo all'aeroporto di Bogotà, dove infatti io consiglio di arrivare 3 ore prima invece che 2 ore, perché con 2 ore, come ho fatto io, si rischia di perdere il volo. Sono arrivata alle 5:30 in Messico, a Cancun. Sono uscita, ho fatto tutti i controlli, ho cambiato un po' di euro in pesos messicani, poi ho chiesto per fare la SIM card, però dentro l'aeroporto costava $50, mentre invece fuori dall'aeroporto nel centro costa $10, quindi ovviamente non l'ho fatta. La zona del mio hotel è nella zona hotelleria, qualcosa del genere. Praticamente tutti i taxi dell'aeroporto di Cancun cercano di fregarti, iniziano ad offrirti tariffe da $80, $90 per un tragitto di 25 minuti. Sapevo che queste tariffe non erano reali perché comunque sono molto care per il tragitto che è. Negoziando sono scesa a $40. Poi però ho pensato, no, già sono partiti male, vogliono fregarmi cercando di vendermi il viaggio a $90, non mi era piaciuto l'approccio iniziale. Dunque ho detto no, vado a prendere il pullman. Vado a prendere il pullman, che in realtà è stato comodissimo, ve lo consiglio, si chiama ADO, è il servizio di pullman principale qui in Messico. L'unica cosa è che non so se è normale oppure se c'erano dei lavori in particolare, il viaggio è stato lunghissimo. Ci abbiamo messo circa 1 ora e mezza dall'aeroporto di Cancun al centro di Cancun. Poi dal centro di Cancun io ho preso un taxi perché non trovavo nessun Uber e sono andata nel mio hotel. Però state attenti perché i tassisti cercano davvero di fregarvi. Già vedrete la differenza del prezzo tra tassista e Uber e vi consiglio in qualche modo di stabilire una tariffa prima di partire, altrimenti se possono vi fregano, come hanno provato questa sera e come magari hanno anche fatto, quindi non lo so. Ovviamente cenato in hotel perché era troppo tardi, non avevo più voglia di uscire. La cena è stata buona, margarita è stato particolarmente buono e domani sto ancora decidendo che cosa voglio fare, ma pensavo di fare un giro a Isla Mujeres. Ho già scritto in un po' di gruppi di Facebook per cercare di capire un po' qual è il miglior giro da fare e adesso finalmente mi vado a fare la doccia e ci vediamo domani mattina, vediamo che cosa decidiamo di fare.
días a todos! Lascio questa vista, ma tanto tornerò un'ultima notte qui alla fine del viaggio. Tra poco vado a prendere l'autobus per andare a Tulum. Il viaggio dura circa 2 ore e mezza, il viaggio in pullman, poi ovviamente ci sono i vari spostamenti prima e dopo, quindi immagino che ci impiegherò un totale di 3 ore e mezza. Passerò 2 notti a Tulum. Il mio hotel si trova esattamente vicino alle zone archeologiche. Quando arrivo di andare a fare un giro nella zona archeologica. Domani invece mi piacerebbe fare una giornata intera di spiaggia, perché immagino che anche voi conosciate un po' come me Tulum, che è famosa per le sue spiagge, per i suoi beach club, quindi voglio un po' vivere questa esperienza. Invece il giorno successivo mi aspetta una giornata bella piena, perché ho prenotato un tour che dura 12 ore. Partiremo alle 7 del mattino per andare a Chichén Itzá, poi andremo ai cenote e poi andremo a Valladolid. Quello che però io ho chiesto è di, una volta arrivati a Valladolid, di lasciarmi lì senza tornare a Tulum, perché io ho prenotato altre 2 notti a Valladolid, dove festeggerò il Dia de los Muertos. Terminerò proprio a Valladolid, che è dove ho la prenotazione, e poi da Valladolid tornerò a Cancun per un'altra notte e poi tornerò in Spagna. È l'ora di fare il check out e di andare a prendere il pullman in direzione Tulum. Come vedete mi sono appena posizionata sulla mia amaca. Sto cercando di trovare le forze per uscire e andare a vedere le rovine archeologiche di Tulum. Sono molto fortunata perché questo hotel dista 15 minuti dalle rovine archeologiche. Si sta molto bene qua sull'amaca, non voglio alzarmi. A Tulum fa caldissimo. Vediamo se adesso trovo le forze per alzarmi di qui e andare a vedere le rovine archeologiche. Comunque molto bello questo hotel, sono molto contenta. Di solito tutte le persone vanno nella zona sud, che è quella dei beach club, ma ovviamente a me interessava di più la parte archeologica. Sono molto contenta di questa scelta, perché avere le rovine a 10 minuti è un sogno. Troviamo le forze e andiamo. Already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Let's go, let's be free with me. Be free. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free. Buongiorno a tutti, oggi c'è una splendida giornata qui a Tulum. Sto per andare a fare una giornata di spiaggia. Andrò in un beach club, qui ci sono tantissimi beach club, alcuni sono carissimi, altri hanno dei prezzi più normali, molta scelta comunque. Ad ogni modo oggi voglio fare giornata di relax, perché domani sarà molto movimentata, ci saranno tante attività da fare, quindi oggi voglio prenderla un po' più con calma, un po' più lentamente, e approfittare di questo bel sole per fare un bagno in mare
e vedere se finalmente riesco a vedere qualche pesce, che fino ad ora non ho potuto vedere neanche un pesce qui in Messico, quindi voglio vederli, mangerò qualcosa lì al club. Questo è il piano della giornata, molto tranquillo, molto rilassante e ovviamente vi porterò con me. Ciao a tutti, sono tornata dal ristorante, è stata un'esperienza fantastica. Ogni volta scopro i posti migliori alla fine e tra l'altro sono sempre i posti più inaspettati, nel senso che questo è un ristorante accanto al mio hotel, molto carino da vedere, però non diresti mai che è il posto dove puoi cenare, mangiare dei buoni burritos. Sembra la classica caffetteria da giorno dove mangi la bowl con i cereali e lo yogurt e via dicendo. Visto che oggi non avevo voglia di andare in centro, ho deciso di andare a cenare lì e ho mangiato benissimo. Il burrito era fantastico, il vino era buonissimo e poi ho bevuto non una ma 2 tequile e anche quelle buonissime, e sono stati super gentili perché insieme alla tequila ho chiesto un pezzo di cioccolato. A me piace mangiare il cioccolato quando bevo tequila o rum, dipende ovviamente, però di solito mi piace mangiare un pezzo di cioccolato. Sono stati gentilissimi, mi hanno portato 2 quadretti molto grandi di cioccolato, ovviamente. E poi prima di andare via, siccome tra 2 giorni sarà il Dia de los Muertos, sono stati molto gentili perché mi hanno dato questo, che è il pane che si mangia per il Dia de los Muertos. Teoricamente mi spiegavano che si mangia con del cioccolato sciolto sopra, infatti mi hanno proposto se volessi provarlo col cioccolato sciolto sopra, ma mi ero appena mangiata i miei 2 quadroni di cioccolata e ho detto di no. Ad ogni modo mi hanno lasciato la fetta per domani, per la mia colazione, e sono stati super gentili perché io domattina dovrò uscire dall'hotel alle 6:30 del mattino e ho chiesto loro a che ora aprissero. E loro mi hanno detto che normalmente aprono alle 8 del mattino, però sono stati così gentili da propormi l'apertura alle 6:30 solo per far fare la colazione a me. Ovviamente gli ho detto che non era necessario, loro hanno insistito, però non volevo disturbare 3 persone per la mia colazione, ma ho apprezzato tanto questo gesto, è stato un gesto davvero gentile, qualcosa che è sempre più raro da vedere nei ristoranti o comunque nei luoghi pubblici, questa gentilezza. Non vedo l'ora di mostrarvi Chichén Itzá, soprattutto non vedo l'ora di vederla visto che me ne hanno parlato tantissimo. Ve la mostrerò e continuiamo così questo viaggio in Messico. Eccoci qui, qualche ora dopo, il sole sta sorgendo, sono le 6 e adesso vado a fare il check out, spero che il tempo sia bello. Mi hanno detto che a Chichén Itzá fa caldissimo, stavo cercando di capire che cosa portare perché dovrò portare il costume per fare il bagno nel cenote, poi hanno detto che bisogna portare ovviamente un asciugamano e dei sandali.
sempre per il bagno nel cenote. Per Chichen Itza hanno detto di vestirsi molto leggeri perché farà particolarmente caldo, e poi hanno detto di portare una felpa perché nel passare dal cenote al pranzo, al pullman con l'aria condizionata fino a Valladolid ci sarà un continuo sbalzo di temperature, quindi portiamo anche la felpa. Bevo un caffè lì alla reception perché la colazione qui apre abbastanza tardi, apre alle 9, quindi non la posso fare. Mangerò un po' del pane dello Muertos che mi hanno dato ieri. Ora vi faccio vedere il cielo che sta sorgendo ed è molto bello. ¿Qué les parece? Bien, ahora vamos a escuchar la diferencia entre el sonido acústico y el eco. Vengan de este lado. ¿Cómo va a rebotar el sonido natural del aplauso? A ese sonido se le llama eco. Escúchalo. Eco natural y acústico. A new home for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Cause I found my way. Cause I found my way, my way, my way. Find my way, my way. Cause I found my way, my way, my way. Find my way, my way. I found my way, I found my way. I was in the dark against. Sono qui con la febbre, ho avuto 2 giorni di 38 di febbre, ora prendendo gli antibiotici sto un po' meglio. Ad ogni modo, per fortuna ho fatto Covid test e sono negativa, non mi sento particolarmente bene, quindi oggi sono stata tutto il giorno a letto a riposare e al caldo. Ci sono state delle piogge torrenziali oggi perché vicino, a quanto pare, è passato l'uragano Lisa, non so se è vicino allo Yucatan o comunque da qualche parte nel Messico. Ora ha smesso di piovere e pensavo di uscire un paio di ore perché devo comunque uscire e mangiare qualcosa, anche se non ho appetito, per poter prendere l'antibiotico. Quindi speravo e pensavo di approfittare di questa scusa per vedere un po' di Valladolid e soprattutto mostrarvela anche a voi. La giornata appunto non è bella, è molto nuvolosa adesso, ma almeno non piove, quindi andiamo alla ricerca di un ristorante che in realtà penso di aver già trovato perché mi ispira molto un ristorante in particolare, e poi vediamo un po' della città, quindi adesso andiamo.
Este árbol representa la vida, ya que sus raíces representan el inframundo, que es Xibalba, la parte de arriba los dioses supremos, en este caso es Chak, un dios que da sonidos, suele escucharse huecoso. Recado blanco, que sus ingredientes es con pimienta, orégano, canela, ajo, cebolla morada y sal. Incorporamos a metate, vamos moliendo y vamos obteniendo la pasta. Y esta pasta es el achiote, que fue la que le enseñé en la parte del jardín. En la parte de adentro tenemos las semillas, obtenemos este polvo. Este polvo es un pigmento, entonces podemos... Pero eso no tiene mucho sabor, es simplemente para dar Es pigmento. más color que sabor. Se mezcla el achiote con el recado blanco y naranja agria. Estos chiles se llaman chahuay, que es un chile seco de la región. Lo que hacemos es tatemar o quemar estos chiles, mezclan y obtenemos una pasta negra. Semilla de calabaza. Esta semilla de calabaza se le conoce como menuda semilla. Lo que hacemos es tostarla, muele con un molino de mano y de ahí se le añade este tomate local. Este tomate local es un poco ácido. Tostarlo para retirarle la cáscara. Del chocolate que usted pidió, hacemos cacao y un poquito de canela, no es necesario. Le añadimos este azúcar que en México se le conoce como piloncillo. En otros países lo conocen como panela. La miel igual, casi nada, porque si no vamos a aguar el chocolate, pues no queremos que sea aguado. Muy bien. Y ya vamos viendo que se va formando el chocolate. Listo. Wow. Mire, si desea probar. L'aeroporto e ovviamente il volo a ritardo di un'ora. Spero che ciò non mi faccia perdere la coincidenza a Madrid per andare a Malaga. Ad ogni modo volevo chiudere il vlog qui con questa faccia e spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere se anche voi avete visitato il Messico, dove mi consigliate di viaggiare la prossima volta. Io vi ringrazio per aver visto questo vlog, vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!